L'editing è molto comune nei GIS e gli strumenti sono molti. Permettono di creare mappe di qualità. I modi digitali possono essere da mappe di carta, creare disegni digitali fatti col CAD o aggiornamenti di cartografia GIS esistenti. Per questo motivo il software ArcGIS commercializza una versione chiamata ArcEditor proprio per identificare il target di utilizzo. A mio avviso l'editing dovrebbe essere molto più diffuso negli uffici tecnici e con questo video possiamo vedere alcuni trucchetti. Perché vi mostro questa pagina? Walking Paper deriva da un progetto basato su OpenStreetMap e ci permette di stampare delle mappe, come proviamo a vedere questa, delle mappe che una volta ricalcate, una volta prese degli appunti e sul campo, possono essere ritrasmesse su JOSM, adesso vediamo come, o comunque su GIS e aggiornare la cartografia esistente. Questa carta sono stati aggiunti vari censimenti, i vari civici e 2 strade. Vediamo come questa carta può essere, diciamo, ridigitalizzata. Si apre JOSM. Ok. JOSM tramite un plugin permette proprio di interfacciarsi con questo programma e noi facciamo, dov'è che è? Immagini aeree, mappa scansionata da Walking Paper. Lui ci chiede inserisci l'indirizzo URL o comunque solo l'identificativo. Noi prendiamo l'identificativo di questa mappa, lo inseriamo in JOSM, facciamo ok e lui automaticamente ci carica la mappa già impostata su dove si trova questa mappa qua. Scarichiamo i dati da OpenStreetMap e quindi adesso noi possiamo ricalcare questa mappa, probabilmente è già stata fatta, ad esempio vediamo se questo ha il civico 25, no, non ha ancora il civico 25, questa strada è stata aggiunta, questa c'era già, però questi civici qua, questo house number 2, ad esempio noi possiamo fare add house number, vediamo come è scritto, address, ok, questo, aggiungi address number 25. Ok, adesso possiamo ricaricare l'aggiornamento che è stato fatto. Questa è una procedura, noi abbiamo già georeferenziato questi test edificio civico, le modifiche, utilizzo così com'è. Però se noi ad esempio volessimo, diciamo mettere, questa mappa su QGIS, come si fa? Andiamo a scaricarla. Ci dice che più o meno, l'area è vicino a 47 gradi 05 primi. Andiamo a vedere su OpenStreetMap per convertire velocemente le coordinate. Scarichiamo questa mappa. Si scarica GeoTIFF, c'è già un GeoTIFF, quindi però un GeoTIFF non ci permette di salviamolo lo stesso e invece scarichiamo l'originale, ok, andiamo su QGIS perché ho aperto browser. Ok, carichiamo la mappa web OpenStreetMap,
Come facciamo a raggiungere velocemente, quelle coordinate? Beh, possiamo, andare qua sotto e scrivere le coordinate, però queste coordinate sono in 3857. La cosa, più facile sarebbe fare: okay, andare nella trasformazione, perché queste coordinate qua sono in VGS 84, le copiamo, trasformiamo il nostro, progetto nelle coordinate VGS 84, facciamo OK, incolliamo le coordinate qua sotto, mettiamoci una virgola, mettiamo la scala qua 1 a 2005 e magicamente, se noi carichiamo OpenStreetMap, no, non l'ha inserita. No, non l'ha inserito. Facciamo, ritorniamo indietro. Ok, continua. Mettiamo le coordinate del progetto 4326. Avremmo dovuto comunque inserire ad esempio un punto. Mettiamo qua le coordinate, mettiamo la scala qua al 2005, creiamo un punto, un layer nuovo, crea il vettore, nuovo shapefile, punto, ok, lo mettiamo in una cartella esercizio 6, salva, digitiamo il numero, pt centro, e adesso andiamo a inserire un punto qua in mezzo. Facciamo ok a questo punto, adesso carichiamo OpenStreetMap e lui ci dovrebbe ributtare ancora. Oh, secondo me ho messo al contrario le... Ok, perfetto. Sì, ho messo al contrario le coordinate. Ma niente, rivediamo subito questo esercizio perché è comunque una cosa, è una cosa comoda. Molte volte succede, non si sa a che coordinate andare. O se no, quando siamo qua, ok, facciamo rimuovi, rifacciamo ancora progetto, proprietà progetto, VGS 84. Praticamente ho incollato le coordinate al contrario. Andiamo a riprenderle, OpenStreetMap, perché non ho ben presente dove era il paese, quindi questo qua va davanti, latitudine e longitudine, mettiamo 2005, ok, creiamo un nuovo punto, layer, crea vettore, nuovo shapefile, punto, andiamo a sovrascriverlo a quello di prima, pt centro, sostituisci, salva. Ho fatto un poligono? Sì, va bene, facciamo un poligono. Ok, e adesso richiamiamo ancora OpenStreetMap e dovrebbe apparirci su una città. Ok, adesso ci siamo. Siamo più o meno nella zona, adesso non so, dovrebbe essere una città, cos'è? Una città della Francia. E se andiamo a vedere qua, ci sono esattamente le due vie. Le nostre due vie erano queste, mappa scansionata, una e due vie, sono queste. Adesso andiamo a georeferenziare questa mappa.
se scendete sotto alla scala 2005 OpenStreetMap si spegne, questo qua è sempre stato in questo modo, adesso si può vedere bene la mappa. Come si fa a georeferenziare? Andiamo su raster, non ho il plugin, quindi gestisci installa plugins, cercate georeferenziatore raster, si abilita perché tanto è già installato di default raster, georeferenziatori di raster. Andiamo a caricare prima con questo pulsante la mappa raster. Gli diamo una 3857, va bene quella di OpenStreetMap, e incominciamo a dirgli ok, questi punti dove sono? Dobbiamo prendere 4 punti all'esterno, queste case le conosciamo, ci dovrebbero essere anche, possiamo vederle, c'è ad esempio questa casa qua, che è quest'altra casa qua, che è questa, poi ci sono anche le altre case, una è questa, e una è questa, quella vicino al parco. Quindi procediamo con ordine. Andiamo a prendere questa qua vicino al parco, potete zoomare anche più che volete, e qua quando vi si apre la finestra in teoria lui chiede mettete le coordinate di questo punto e noi possiamo schiacciare il pulsante dati dalla mappa. Avevamo preso anche qui, continuate a non scendere sotto il 2005, qui non si può avanzare, quindi scegliete più o meno la destinazione e fate ok. Questo punto è fatto. Andiamo a prendere un altro punto, prendiamo questo, l'angolo vicino alle strade, cercate di orientarvi un attimo con l'angolo vicino alle strade, è questo. Ok, un altro punto, questo qua sopra del 32 vicino alla strada, quindi c'è una strada che fa così e qua sopra c'è l'edificio, che non è questa strada ma è questa, quindi tenete come riferimento, cerchiamo un angolo che è perpendicolare alla strada, quindi facciamo questo, dati dalla mappa, esattamente questo, e poi cerchiamo l'ultimo punto. Proviamo a prendere non l'edificio, questo qua a lungo, ma questo qua a sinistra, l'angolo più vicino, o questo. Ricordate l'angolo più vicino in alto. Dati della mappa. Ok, la nostra mappa è pronta per essere trasferita sul GIS e poi possiamo anche ricalcarla. C'è questo pulsante, adesso vi chiede una cosa particolare, noi schiacciamo inizia georeferenziazione, lui vi chiede ok, scegli il tipo di trasformazione. Il tipo di trasformazione possiamo scegliere lineare se va bene, qua vicino al prossimo metodo di campionamento. L'importante è un raster di uscita, lui vi va a creare un raster nuovo, oppure gli dici di creare un file di configurazione che quando viene viene caricata questa mappa lo va a prendere. Carica in QGIS una volta eseguito, facciamo ok. Adesso dobbiamo rischiacciare questo. Se vuoi sostituirlo, no, no, niente, non l'ha caricato. Facciamo così, facciamo aggiungi raster, usati recente, è questo, 3857 è la proiezione giusta, e lui praticamente cosa ha fatto? Quando mi ha schiacciato il georeferenziatore lui non l'ha salvata, non l'ha messa sopra. Proviamo a dargli un po' di trasparenza per vedere se coincide tutto. Per adesso coincide, mettiamone ancora un po' di trasparenza e coincide sempre di più. Quindi abbiamo georeferenziato il nostro raster. JOSM ce l'aveva fatto fare in automatico, qua l'abbiamo dovuto fare manualmente. La cosa bella di questi raster è che se noi zoomiamo, vedete, OpenStreetMap si spegne sotto, però il raster qua può essere caricato e quindi possiamo disegnarci sopra come un po' se fosse la mappa di OpenStreetMap.
Quindi vediamo un po' l'editing. Qua ci sono tutte le mappe, in effetti noi però non abbiamo questa, diciamo, non abbiamo queste geometrie perché non abbiamo scaricato su un PSP però lo possiamo utilizzare come esempio. Per curiosità carico anche l'altro raster, perché l'altro raster invece in teoria è già georeferenziato, è un po' diverso, leggermente ruotato, però in effetti è tutto sommato uguale. Teniamo questo qua che sicuramente è più giusto, perché se vi ricordate qua possiamo scaricare il file già col GeoTIFF, però se abbiamo una mappa sul capo e quindi non siamo passati con un walking paper, dobbiamo fare in questo modo qua. Partiamo subito. Ok, l'editing. La prima cosa che dobbiamo fare con l'editing, adesso proviamo a disegnare le strade, è creare un nuovo vettore. Se andiamo su Layer, crea vettore, nuovo shapefile. Per fare le strade iniziamo a farle con delle linee. Facciamo una linea, li mettiamo qua come attributo nome, se non c'è sì, c'è il nome, il campo è testo, facciamo aggiungere la lista degli attributi, facciamo ok, scegliamo dove metterlo, pl strade esercizio. Cominciamo a disegnare le strade. Bisogna schiacciare il tasto della matita. Se schiacciate, prima di schiacciare il tasto della matita, verificate che avete scelto il layer che volete editare. Se schiacciate infatti questo, parte l'editazione anche con quell'altro layer, però vi sconsiglio di editare 2 layer alla volta, quindi schiaccio la matita, qua sparisce la matita, rischiaccio la matita, qui quando c'è la matita vicino al layer vuol dire che lo stiamo editando. Ci sono vari strumenti, principalmente ci sono questi 3 strumenti, poi ci sono questi che sono l'editing avanzato, infatti se non è fuori è perché qui non c'è digitalizzazione avanzata, tiratela pure fuori. Quindi questo aggiunge una linea, questo muove l'elemento, questo aggiunge i vertici, quindi se io voglio iniziare a tracciare una linea, ricordatevi che l'ultimo punto, questo è l'ultimo punto, dovete schiacciare il tasto destro del mouse. Al tasto destro del mouse si apre una finestra dove potete mettere un identificativo, anche se è molto importante, ma io preferisco mettere gli identificativi in un colpo solo alla fine. La via è Rue della Brugette, i francesi mi uccideranno per questa pronuncia. Ok, questa è la prima linea. Andiamo a tracciare una seconda linea. Partiamo da qua. Imparate bene a utilizzare lo zoom. Ok. Potete zoomare anche tanto, potete fare tutte le operazioni precise quanto ne ritenete opportuno. E adesso come faccio a collegarla a questa linea qua? Ci sono un paio di metodi, adesso vediamo questi metodi. Incominciate a rimanere un attimo indietro e fate il tasto destro, id 1, rue des cosons. Ok. Prima di tutto vediamo un attimo questo strumento. Questo strumento di solito io non lo uso, però serve per muovere il future, il layer. Questo invece è molto comodo per editare i nodi. I metodi per editare i nodi sono principalmente 2. Uno è questo, bisogna schiacciare sulla linea, si accendono tutti questi quadratini sui vertici della X e poi quando io rischiaccio su un nodo che voglio diciamo modificare, spostare oppure cancellare, se io schiaccio canc lui si cancella, adesso l'ho cancellato, dopo proviamo ad aggiungerlo, questo io posso spostarlo
così. Posso metterlo, posso allinearlo bene. E adesso, visto che ne avevamo tolto, però qua non serve. Tra questo e questo possiamo decidere di fare una curva più giusta, schiacciamo 2 volte nella linea vuota e lo spostiamo qua. Questi nodi li possiamo fare anche molto precisi. Fate conto che qua sono a scala 1 a 625, quindi ad esempio se noi volessimo ricalcare un edificio diventa anche molto preciso. Per gli utenti di OpenStreetMap questa procedura è anche semplificata perché permette di prima di tutto che io quando arrivo qua posso chiudere la linea e qua invece non posso. E poi permette anche di regolarizzare questo poligono. Schiacciamo qua e lo interrompiamo un attimo. Quindi come facciamo? La stessa procedura per chiudere la polilinea, anche perché cosa succede? La polilinea serve per fare una linea aperta, mentre si possono utilizzare i poligoni per fare esattamente questo. Però qui serve chiudere la polilinea a questa, diciamo congiungere questa polilinea a questa altra linea. Quindi se noi volessimo aggiungere un nodo qua, prima di tutto il trucchetto è che, visto che io quando sposto questo tracciato si sposta tutta la linea, giusto? Torniamo indietro. Per evitare che questa linea e aggiungere che questa linea si sposti molto e aggiungere un nuovo nodo, invece di aggiungere un nuovo nodo dopo, che in teoria non si può, lo aggiungiamo subito prima. Quindi fate un attimo attenzione, andate un po' prima, schiacciate 2 volte e adesso avete i 2 nodi e uno lo possiamo prendere e portare in giro. Lo dobbiamo portare in giro, ma dove? Prima di tutto l'editing si può fare su più linee. L'importante è che sono sullo stesso livello che stiamo editando. Poi ci sono questi, diciamo, snap, che sono famosi per nell'ambiente di CAD. È un attimo diverso dagli ultime versioni di QGIS. Qua dobbiamo dire, ok, layer in uso. Ah, ok, questo qua era la vecchia versione di QGIS. Tornate in avanzato così diciamo un po' meglio perché io me li trovavo meglio. Qua posso decidere esattamente su che layer fare lo snapping. Adesso facciamo lo snapping su PL strada esercizio. E qua diciamo al vertice o al segmento, quindi vogliamo che fa lo snapping solo sul vertice o anche lungo il segmento. Noi lo facciamo su tutte e due. La tolleranza mettiamo 5, però non 5 unità della mappa, mettiamo 5 pixel, quindi 5 pixel sono quelli che vediamo, possiamo fare anche 10 pixel e poi possiamo vedere se ci va bene o no. Facciamo apply, questa finestra la possiamo tenere aperta, in effetti se dobbiamo modificarlo non posso metterle sempre in primo piano, non posso lasciarla, anche perché lui rimane sempre in primo piano. Se facciamo così, vedete, quando io mi avvicino non si vede molto, aumentiamo un po', facciamo 30, apply. Appena io mi avvicino di 30 pixel, lui fa il link al nodo. Visto che abbiamo fatto solo il segmento, anche se mi aggiungo a questo link, vedete, io lo metto qua, praticamente segue il segmento, io lo metto esattamente qua. Lui ha fatto il link alla linea attraverso lo snapping del segmento. Quando scusate, ho un po' di tosse e adesso a parlare mi viene anche mi viene anche da tossire peggio. Non vorrei fare come ieri sera che ho dovuto interrompere perché mi è venuto un attacco di tosse e non potevo più continuare. Vediamo di finire un attimo questo snapping. Quando si creano i graffi stradali, in teoria è sconsigliato
mettere un nodo dove l'altro nodo non c'è, quindi è preferibile prendere e spostare questo nodo esatto qua. Ok, praticamente bisogna fare coincidere i nodi e farli congiungere in un punto di divisione. Possiamo salvare, in effetti il grafo stradale è anche fatto che all'intersezione questa linea si spezza. Proviamo a vedere come si spezza. Si fa così, con questo forbice, tipo spezza elemento. Dobbiamo schiacciare prima in un punto fuori, poi il punto di snapping, vedete il cursore viola che fa snapping, e poi un altro punto esternamente. Adesso la nostra linea è divisa in due parti. Potevo, è vero, aumentare un po' lo spessore di questa linea, così si vedeva un po' di più. Se ad esempio abbiamo un edificio di questo genere che dobbiamo unire, facciamo la stessa identica cosa con lo snapping, abilitiamo la modifica, spostiamo nodo, facciamo salva e questo poligono diventa chiuso. Come facciamo a farlo diventare un poligono? Facciamo layer, no, vettore, geometria, da linee a poligoni, PL esercizio, sì, facciamo uno shape esterno, facciamo PG poligoni edifici, aggiungi il risultato alla mappa, ok. Lui ha portato dentro anche tutto questo. In effetti avremmo dovuto fare il filtro, farlo solo di questo, però quello che ci interessava è che questo poligono adesso, questa polilinea è diventata un poligono. Lo mettiamo sotto. Per eliminare gli altri, visto che sono pochi, selezioniamo questo poligono, apriamo la tabella attributi, facciamo un inverti selezione con questo tasto, facciamo partire l'editazione e adesso possiamo schiacciare il cestino. Salva, chiudi, e adesso abbiamo il nostro poligono. Questa polilinea non ci interessa più, facciamo Start Editing, la selezioniamo e il cestino c'è anche qui. Perfetto, adesso abbiamo un poligono. Prima vi ho detto che non serve chiudere una polilinea perché per fare dei poligoni in effetti c'è lo strumento. Sono molto simili anche questi strumenti per i poligoni, c'è l'aggiungi elemento, il muovi elemento e l'aggiungi nodo. Aggiungiamo un nuovo poligono, facciamo anche questo molto preciso. E sempre all'ultimo nodo, una volta fatto, schiacciamo, anche vedete, possiamo schiacciarlo da qualsiasi parte, però schiacciamo il tasto destro, lui non ve lo conta. 1, mettiamo 32, magari il civico 32. Anche qui possiamo muovere come vogliamo e come preferiamo il poligono, possiamo utilizzare un po' di trasparenza per vedere cosa c'è sotto. Ok, perfetto. E anche questo poligono lo possiamo prendere e tagliare come vogliamo. Questo adesso ha creato 3 parti. Come facciamo a unirle? Con questo strumento che è una sorta di cucitura dei poligoni. Lui ci chiede, ok, se avessimo delle geometrie diverse potevamo scegliere se prendere questa o questa, gli attributi, perché lui fondendo le geometrie annulla le altre. C'è anche la possibilità di fare concatenazione, ok, oppure fare la somma. Questo strumento è molto comodo se magari si fanno delle analisi. Noi abbiamo ottenuto ancora il poligono che avevamo prima.
Chiudiamo l'editing, chiudiamo questo. Bene, abbiamo visto un paio di cose, un paio di strumenti di editing. Anche questo tutorial è molto breve, però vi fa rendere conto di come, diciamo, qual è la panoramica degli strumenti. eh, Ecco, è meglio che finisca tra poco. È meglio ok, ho visto che sta andando via un attimo internet. No, ok, è a posto. Bene, questi qua sono alcuni degli strumenti di editing. E possiamo lavorare sulle tabelle, possiamo lavorare sulle geometrie, possiamo lavorare sulle linee, punti e poligoni. Non fatevi prendere dalle ultime novità che si possono inserire le curve. Una curva è sempre stata fattibile, ma anche facciamo subito una curva. Così è meglio fare una curva fatta di tanti piccoli segmenti. È vero che adesso le geometrie possono essere anche delle curve, ma vi consiglio di continuare per ancora un po' su questa strada qua. E, niente, ci vediamo al prossimo tutorial perché mi sta ritornando la tosse. Ciao e alla prossima.